L'italiano ha cambiato la mia vita. Ciao e benvenuti al nostro podcast. Sono Luca e sono felice di ritrovarvi per un nuovo episodio. La puntata di oggi sarà breve. Alcuni commenti dicevano che le ultime erano troppo lunghe e noiose. Per questo vogliamo portare più varietà da ora in poi. Ah, quasi dimenticavo. Accanto a me c'è Giulia. Ciao a tutti. Anche se l'episodio di oggi sarà più corto, sarà comunque molto utile per voi. Oggi trattiamo un tema forte, parliamo di come l'italiano ha cambiato la nostra vita e del nostro percorso con la lingua. Vi mostreremo alti e bassi. Luca, inizia pure con la tua storia. Volentieri. Inizio dal punto più basso. Il mio buco. 6 anni fa sono arrivato qui. Non parlavo una parola di italiano. Non avevo lavoro. Tutto era nuovo e rumoroso. Una volta ero al supermercato e non potevo nemmeno chiedere del pane. Il mio viso diventò rosso. La cassiera non mi capiva. Mi sentivo piccolo, quasi invisibile. Faceva male. Ricordo momenti simili. Allora, nel 1990, c'erano ancora le lire e le cabine telefoniche. Non capivo nulla, alla stazione non sapevo dove andare e non avevo amici italiani. Mi sentivo spesso persa. Ma un giorno mi venne un pensiero. Se imparo l'italiano tutto può cambiare. Quella idea mi diede forza. Feci un piano. Oggi vogliamo mostrarvi come può essere un piano del genere. Parleremo di primi passi, errori, successi e del grande salto. Quindi restate con noi. Forse vi ritroverete nel nostro viaggio. Alla fine avrete, spero, nuova motivazione. E siamo curiosi delle vostre storie. Quando avete avuto la vostra prima piccola vittoria in italiano? Scriveteci. Giulia, ti ricordi del tuo primissimo giorno qui? Come ti sei sentita sola con la lingua? Sì, certo. Arrivai alla stazione centrale. Sentivo altoparlanti, voci, passi. Tutto era un grande fruscio. Volevo solo comprare un biglietto, ma non conoscevo le parole. Indicai l'orario col dito. L'uomo allo sportello era gentile, ma io lo capivo a malapena. Alla fine comprai il biglietto sbagliato e andai nella direzione opposta. Ero triste, ma anche decisa a non riviverlo mai più. Sembra duro. Anch'io ho avuto momenti imbarazzanti. Una volta cercavo un lavoro come cameriere. Durante il colloquio dissi pillola invece di vassoio. Il capo rise, ma mi assunse lo stesso perché gli piaceva il mio sorriso. Un buon sorriso aiuta sempre, ma studiare aiuta ancora di più. Perciò oggi spiegheremo come siamo usciti dal buco. Vi mostreremo piccoli passi avanti e grandi svolte. Esatto. Tra poco parleremo del primo passo, la decisione. Ma prima, Giulia, hai un consiglio per gli ascoltatori che sono proprio all'inizio? Sì, fai un respiro profondo, accetta che gli errori sono normali. Ogni parola sbagliata è un esercizio. Tieni un piccolo taccuino. Scrivi ogni giorno 3 parole nuove. È semplice e dà coraggio in fretta. Ottimo consiglio. Io allora usavo post-it. La mia cucina sembrava un museo colorato, ma ho imparato le parole tazza, piatto e fornello. Lo vedi? I trucchi creativi aiutano. Quindi, cari ascoltatori, restate curiosi. Nella prossima parte racconteremo come i piccoli passi diventano una routine. Il primo passo fuori dal buco. Bene, parliamo del primo passo, la decisione di imparare. Sì, questo momento è importante. Senza decisione resti fermo. Lo ricordo bene. Ero nella piccola stanza del mio appartamento condiviso. Faceva freddo. Sentivo i coinquilini ridere, ma non capivo una parola. Pensai, non voglio restare così. Presi il telefono, cercai un corso di lingua e mi iscrissi subito. Quello fu il mio inizio. Grande. Per me fu una lettera del comune. Dovevo compilare moduli.
Tutto era in italiano. Capivo solo sì o no. Provai panico. Poi un'amica disse: «Vieni al corso serale, impariamo insieme». Questo aiuto mi diede coraggio. Il coraggio è la chiave. Ma i primi giorni di corso furono duri. L'insegnante parlava lento, eppure capivo poco. Articoli come il, la, lo mi confondevano. Pensavo, perché ci sono 3 parole per the? Oh sì, gli articoli. Incollavo colori su ogni parola, blu per il, rosso per la, giallo per lo. La mia stanza sembrava un arcobaleno, ma aiutava. Ottima idea. Scrivevo ogni nome con articolo 3 volte. Il tavolo, la sedia, lo zucchero. Dopo 100 parole la testa girava. Eppure vedevo anche progresso. Una sera al corso capii una piccola barzelletta. Risi al momento giusto. Sembrò una vittoria. Piccole vittorie così ti spingono avanti. Il mio primo successo fu al bar. Ordinai un caffè in italiano. La cameriera rispose e io la capii. Lei sorrise e disse che il mio accento era carino. Uscii e pensai: oggi sono cresciuta. Ascoltatori, ricordate la vostra prima vittoria. Forse era solo un ciao sulle scale. Quel momento conta. Ma prima della vittoria arriva spesso la paura. Luca, avevi paura di parlare? Sì, tantissima. Temevo ogni dialogo. Prima provavo da solo davanti allo specchio. Poi chiamai il servizio informazioni e feci domande facili. La mia voce tremava, ma lo feci. Scrivevo piccoli dialoghi su foglietti. In metro li leggevo piano. Poi esercitavo con il vicino. Lui correggeva con gentilezza. Presto osai frasi più lunghe. Nel corso c'era una regola. Ogni giorno ognuno doveva parlare 5 minuti. All'inizio dicevamo solo nomi e hobby. Dopo 2 settimane parlavamo della nostra giornata. Quel rito riduceva la paura. La routine è importante. Mi davo orari fissi. Ogni mattina 10 minuti di vocaboli, la sera una canzone in italiano. Piccoli blocchi sono più facili di maratone di studio. Sono d'accordo. Univo lo studio alla vita quotidiana. Cucinando dicevo ad alta voce: taglio la cipolla. Poi cucino la pasta. Così la lingua entrava nella mia vita. Anche voi potete farlo. Descrivete ad alta voce le vostre azioni. Sembra strano, ma aiuta molto. Un altro consiglio: cercate alleati. Al corso trovai un compagno di studio polacco. Ci vedevamo al parco, bevevamo caffè e parlavamo solo italiano. Se passavamo all'inglese, mettevamo una moneta in un barattolo. Alla fine comprammo torta con quei soldi. Geniale idea. Punizione e premio insieme. Avevo una partner di tandem. Lei voleva imparare lo spagnolo. Ci incontravamo ogni settimana. 1 ora di italiano, poi 1 ora di spagnolo. E entrambe ne traevamo vantaggio. Giulia, ricordi il tuo primo libro in italiano? Sì, era un libro per bambini su un piccolo drago. Frasi brevi, molte immagini. Lessi ogni pagina 5 volte. Alla fine sapevo quasi la storia a memoria. Questo mi diede sicurezza. Per me fu un fumetto. Poco testo, molte figure. Così vedevo le parole nel contesto. È importante trovare materiale che diverte. Studiare deve portare piacere. Assolutamente. Altrimenti non resisti. Ascoltavo anche molta musica italiana. Cercavo i testi online e cantavo insieme. Suonava terribile, ma era efficace. Ballavo in cucina su quella musicirca. Il movimento aiuta la memoria, credo. Riassumendo: decidere, fissare piccoli obiettivi, creare routine, concedersi divertimento. Sembra facile, ma è lavoro. Ogni minuto investito ripaga. La lingua apre porte. Ma prima devi trovare la maniglia. Il primo passo è proprio quella maniglia. Bella immagine. Cari ascoltatori, forse oggi farete il vostro primo passo. Iniziate in piccolo,
ma iniziate. Siamo con voi. Scriveteci il vostro piano. Condividete i vostri trucchi. Insieme è più facile. Nella prossima parte vi diremo come trasformare i singoli passi in una solida routine. Restate con noi. Routine e progresso. Bentornati. Ora parliamo della routine di ogni giorno, della salita lenta ma sicura. Esatto. Dopo la decisione arriva la domanda: come resto costante? Mi feci un piano fisso. Ogni mattina leggevo 20 minuti. A mezzogiorno ascoltavo un breve podcast. La sera scrivevo 5 frasi sul mio giorno. Costante, non estrema, è saggio. Anch'io scelsi piccole dosi. 5 parole nuove, un piccolo esercizio di grammaticirca, una canzone. Le prime settimane vedevo quasi nessun progresso. Ma dopo un mese successe qualcosa. Salii sul tram, sentii 2 persone parlare e improvvisamente capii l'argomento. Parlava del tempo. Semplice, ma per me fu un fuoco d'artificio. Oh, conosco quella sensazione. Pensi, un momento, erano davvero parole italiane nella mia testa? Sì. Scesi dal tram e sorrisi da un orecchio all'altro. Ascoltatori, ricordate, il progresso è spesso silenzioso. All'improvviso è lì. Un'altra parte della mia routine era il diario linguistico. Ogni sera scrivevo cosa andava bene e cosa era difficile. Dopo 3 mesi sfogliai indietro. Le prime pagine erano piene di errori. Ma ora potevo vederli da solo. Quella era pura motivazione. Avevo un altro trucco. Mi registravo. Raccontavo al telefono com'era la mia giornata. 2 settimane dopo riascoltavo il file. All'inizio sembravo un robot. Poi la mia voce diventò più fluida, più viva. Ottimo metodo. Vedi la tua crescita? Anzi, la senti. Giusto. Presto arrivarono nuovi amici. Al corso di lingua andavamo dopo la lezione in un panificio. Lì facevamo pratica con gli ordini. Ognuno comprava un panino, sempre in italiano. Il venditore conosceva il nostro progetto e ci aiutava con gentilezza. Così lo studio diventa sociale. Entrai in un coro. Amo la musicirca. Lì dovevo imparare i testi a memoria. Gli altri membri mi aiutavano con la pronuncia. Dopo le prove bevevamo tè e parlavamo. Era vita reale, non aula. Gli amici sono come concime per la lingua. Vuoi esprimerti, quindi cresci. Ben detto. Notai anche che gli errori diventavano meno importanti. Se la mia amica del coro rideva, non era per prendermi in giro. Era una scoperta insieme. Gli errori sono mattoni. Senza di loro non c'è casa. Luca, ti ricordi della tua prima vera telefonata in italiano? Oh sì. Dovevo comunicare la lettura del contatore. Niente contatto visivo, solo voce. Le mie ginocchia tremavano. Ma avevo provato il testo prima. Alla fine la signora al telefono disse: «Tutto chiaro, grazie». Riattaccai e saltai per la stanza. Posso vedere la scena. Per me fu il primo invito a una festa di compleanno. Capivo data, orario, indirizzo, portai perfino la torta giusta. Prima avrei forse comprato sale invece di zucchero. Queste piccole vittorie si uniscono e diventano una scala. Più sali, meglio vedi il panorama. E ti accorgi, ho di nuovo controllo sulla mia vita. Posso chiedere, posso capire, posso scegliere. Esatto. La mia vita quotidiana diventò più leggera. La cassetta della posta non faceva più paura. Andavo dal medico da solo. Finalmente capivo le barzellette e ridevo quando ridevano gli altri. Questo è un momento importante, capire l'umorismo. Mostra che tocchi la cultura. Cosa ti aiutò in questo? Programmi comici semplici. Li guardavo con i sottotitoli. Prima leggevo, poi ascoltavo. A un certo punto non avevo più bisogno del testo. Allenavo le espressioni. Non solo parole, ma piccoli pacchetti come
Certo, nessun problema, davvero. Così suoni subito più naturale. Cari ascoltatori, scegliete 3 espressioni questa settimana e usatele ogni giorno. Scrivetele su post-it, attaccatele sullo schermo. O sul frigorifero. Il cibo motiva sempre. Ah ah ah, vero. Tra poco parleremo del momento in cui l'italiano non fu più una montagna, ma uno strumento. Restate curiosi. A tra poco nella prossima parte. Ce la fate. Il grande salto. Eccoci di nuovo. Ora arriva il momento che ha cambiato tutto, il mio grande salto personale. Oh, sono curiosa. Racconta. Dopo circa un anno di studio cercavo un lavoro migliore. Volevo passare dalla ristorazione a un ufficio. Si liberò un posto come consulente clienti. L'azienda voleva un buon italiano. Telefonate, email, tutto in italiano. Esitai all'inizio, poi pensai, ora o mai più. Coraggioso. Come ti sei preparato? Scrissi le domande possibili. Perché vuole lavorare con noi? Quali sono i suoi punti di forza? Provai le risposte ad alta voce. Ancora e ancora. Il mio partner di tandem faceva il capo. Mi fece domande extra e mi fece sudare. Ma era proprio ciò che serviva. Allenamento sotto stress, buona idea. E poi arrivò il giorno. Sì. Partii presto per non arrivare tardi. All'accoglienza dissi chiaramente il mio nome. La signora sorrise. In sala d'attesa sentivo il cuore. Tum tum tum. Poi la direttrice mi chiamò. Ci sedemmo. Chiese: «Parli un po' di lei?» E all'improvviso le parole scorrevano. Parlai piano, ma sicuro. Feci piccole pause. Cercai le parole e le trovai. Vidi che annuiva. Dopo 20 minuti pose la domanda finale. «Può iniziare lunedì?» Pensai di sognare. Wow, fantastico. Hai ottenuto il lavoro. Esatto. Uscii, chiamai mia madre e piansi un po'. Non di tristezza, ma di sollievo. L'italiano non era più un mostro, era il mio strumento. Sento la tua gioia. Il mio grande salto fu in uno studio medico. Prima portavo sempre qualcuno perché non conoscevo i termini tecnici. Un giorno non c'era nessuno libero. Dovevo andare da sola. In sala d'attesa sentivo di nuovo il cuore battere. La dottoressa mi chiamò, chiese sintomi, farmaci, allergie e io risposi. Descrissi dolore, durata, intensità. Capì tutto. Alla fine disse: «Il suo italiano è molto buono». Tornai a casa e ballai nel corridoio. Il primo colloquio senza aiuto, fantastico. Si sente vera libertà. Sì, libera, autonoma, adulta. Potevo spiegare la mia salute da sola. Questo dà dignità. Cari ascoltatori, forse il vostro salto vi aspetta ancora. O forse lo avete già fatto. Scriveteci. Ogni storia ispira gli altri. Giusto. E ricordate, un grande salto non è magia, nasce da molti piccoli passi. All'improvviso scopri che il muro ha una porta. Bella immagine. Ricordo la mia prima grande telefonata nel nuovo lavoro. Un cliente chiamò, aveva un problema con la fattura. Prima avrei avuto panico. Ora respirai profondamente, ascoltai, spiegai la soluzione. Il cliente ringraziò. Riattaccai e un collega mi diede una pacca sulla spalla. Che bella sensazione. Io ebbi un momento simile nel coro. Dovevamo cantare un assolo in italiano. Prima avrei detto di no, ma provai. Dopo l'esibizione arrivò l'applauso. Pensai: questa lingua mi sostiene, non io sostengo lei. Bella metafora. Quando la lingua ti sostiene, voli. Sì, a volte cadi per un attimo, ma sai che puoi rialzarti. Vorrei dare un consiglio. Festeggiate i vostri salti. Compratevi un gelato, fate una foto, scrivete la data. Così, più tardi, vedrete. Qui la mia vita è cambiata. Io ho una piccola scatola a casa. Dentro ci sono biglietti del cinema, lettere, scontrini,
Tutto in italiano. Ogni foglio è una prova. Posso farcela. Meraviglioso. La mia prova era il contratto di lavoro. L'ho incorniciato. Luca, pensi che ci sia solo un grande salto o più di uno? Più di uno. La lingua è come scalare montagne. Raggiungi una vetta e ne vedi un'altra. Ma la prima cima alta mostra che il percorso vale la pena. Sono d'accordo. La visita dal medico fu una vetta, poi venne l'assolo, poi la prima battuta che feci da sola. Ogni vetta porta nuova vista e fiducia. Esatto. A volte scivoli e scendi un po', ma conosci già il sentiero. Cari ascoltatori, se oggi fate fatica, pensate alla vostra prossima vetta. Esiste, anche se la nebbia la copre. Belle parole. Tra poco parleremo di come l'italiano apre porte, sul lavoro e nella vita. Restate con noi. Siamo felici se continuate a salire con noi. L'italiano apre porte. Bentornati. Ora parliamo di come l'italiano apre nuove porte. Sì, la lingua porta occasioni nel lavoro, nella cultura, nella vita privata. Condividiamo alcuni esempi. Dopo aver iniziato il nuovo lavoro, tutto cambiò. Guadagnavo di più. Potevo cercare un mio appartamento. L'agente immobiliare parlava veloce, ma capivo abbastanza. Feci domande sul contratto d'affitto. Prima non l'avrei osato. Ricordo il mio primo corso di formazione. Il corso era tutto in italiano. Tema: Project Management. All'inizio ero insicura. Presto capii che potevo seguire. Dopo il corso ricevetti una promozione. Senza italiano non sarebbe accaduto. Fantastico. Anche nel privato l'italiano apre porte. Natale, per esempio. La mia prima visita a un mercatino di Natale a Trento fu caoticirca. Poi, con un italiano migliore, capii le storie dietro le bancarelle. Cantai perfino «Tu scendi dalle stelle» senza leggere il testo. Amo il carnevale. All'inizio pensavo fosse solo costumi e musicirca con la lingua, capii le battute sui carri, risi con la gente, non solo di loro. L'umorismo unisce. Recentemente ho raccontato un gioco di parole in ufficio. Tutti hanno riso. Mi sono sentito onorato. Qual era la battuta? Ho detto, perché i fantasmi mentono male? Perché li vedi attraverso. Semplice, ma perfetto per la pausa di venerdì. Ah, carino. L'umorismo mostra vera integrazione. Quando i colleghi ridono, sei parte del gruppo. Un altro esempio. Formazione continua. Con l'italiano potevo seguire corsi online di università italiane. Lì ho studiato marketing. Ora lavoro a un mio piccolo progetto. La lingua è quindi uno strumento per i sogni. Ho sempre voluto un club del libro. Con amici ne ho creato uno, ovviamente in italiano. Ci incontravamo ogni mese, bevevamo tè, discutevamo romanzi. Questo ha ampliato molto il mio vocabolario. Sembra accogliente. Grazie all'italiano ho imparato anche le regole culturali. Per esempio come restare cortesi in comune. Ciò fa risparmiare tempo e nervi. Sì, frasi come potrebbe per favore o sarebbe possibile valgono oro. Esatto. Con queste frasi sembri rispettoso. Gli impiegati aiutano spesso più in fretta. L'italiano mi ha aiutato anche con la tecnologia. Molti dispositivi hanno manuali solo in italiano. Prima guardavo solo le figure. Ora capisco i testi e evito errori. Così ho riparato da solo la mia bici. Il video era in italiano. Senza lingua avrei forse rotto tutto. La lingua fa risparmiare soldi. E porta amici. Con un'app ho trovato un gruppo di trekking. Le escursioni erano il sabato. Durante il cammino parlavamo di natura, politica, cibo. Mi sentivo parte della comunità. Si guadagna identità. Prima dicevo sempre vivo in Italia. Ora dico l'Italia è casa mia. Frase potente.
A me aiutò un piccolo successo nel calcio. Spiegai a un compagno una tattica in italiano. Lui annui e disse: «Ottimo piano». Poi segnammo un gol. Sport, lavoro, tempo libero, tutto migliora. Cari ascoltatori, pensate ai vostri esempi. Quale porta si è già aperta per voi? E quale porta volete ancora aprire? Forse una candidatura, un'amicizia o un hobby. Scriveteci i vostri obiettivi. Un obiettivo pubblico motiva di più. Giusto? E non dimenticate di festeggiare ogni progresso. Un caffè, una passeggiata, una canzone cantata forte. L'italiano mi ha portato anche orgoglio. Quando la mia famiglia all'estero chiama, traduco film per loro. Restano stupiti da quanto parlo fluido. A me mia nonna chiede ricette di biscotti italiani. Ora le spiego senza dizionario. È dolce in tutti i sensi. Ah, sì, la lingua ha un sapore buono. In breve, l'italiano trasforma il sopravvivere in vivere. Regala occasioni, amici, sicurezza, divertimento. Questo riassume bene. Tra poco guarderemo indietro e confronteremo il prima e il dopo. Restate con noi. Non vedo l'ora. Prima e dopo. Bentornati. Ora vogliamo fare un bilancio. Com'era la nostra vita prima dell'italiano e com'è oggi? Un buon paragone. Prima mi sentivo spesso come un pesce fuori dall'acqua. Boccheggiavo non per aria, ma per parole. Immagine forte. Per me la vita era grigia. Tutto era rumore, nessuna frase chiara. Fare la spesa era una lotta. Le lettere erano nemiche. Già, la cassetta della posta faceva paura. Oggi la apro con curiosità, forse c'è un invito. Prima mi nascondevo. Nelle riunioni restavo zitto. Ora conduco io alcuni incontri. I colleghi ascoltano. Prima mi ritiravo perché gli equivoci erano imbarazzanti. Dopo cerco le conversazioni perché sono divertenti. Prima ogni ufficio pubblico mi consumava energia. Stavo muto allo sportello. Ora parlo calmo con gli impiegati e chiedo soluzioni, non pietà. Bella frase. Prima ero caotica dal medico. Ora ricevo ricette e capisco i dosaggi. La mia salute è in mano mia. Prima, straniero. Dopo, casa, semplice. Vedo due immagini. Prima una persona nel buio, solo contorni. Poi la stessa persona nella luce, colorata, chiara. L'italiano era l'interruttore. Per me l'italiano ha trasformato il sopravvivere in vivere davvero. Prima era un tunnel, dopo una strada aperta con cartelli. Provo anche orgoglio. Questo sentimento di aver superato qualcosa di duro mi porta in nuovi progetti. Ascoltatori, forse siete ancora nel tunnel. L'uscita è a volte lunga, ma la luce vale lo sforzo. Pensate a piccole scene, un sorriso alla cassa, un modulo corretto, una battuta che capite. Ogni scena aggiunge colore alla vostra vita. Ricordo il supermercato dove non sapevo dire pane. Oggi lì discuto gli ingredienti di una ricetta. Stesso luogo, nuovo me. O la stazione. Prima mi perdevo nel rumore. Ora chiedo agli altri se hanno bisogno di aiuto. Improvvisamente sono io il consigliere. Questo mostra crescita. Quando puoi dare, hai abbastanza. L'italiano ci ha dato dignità e voce. Non siamo più spettatori, ma giocatori. E anche creatori. Propongo idee in ufficio. Alcune vengono realizzate. E questo mi riempie. Il mio coro mi ha scelta come portavoce. Organizzo concerti, scrivo email, telefono agli organizzatori. Un tempo non l'avrei mai immaginato. Che cosa provi quando guardi indietro? Gratitudine per insegnanti, amici, pazienza e la mia caparbietà. Anch'io. E stupore per come la lingua apra porte, finestre
intere pareti. Cari ascoltatori, fate oggi un'immagine prima-dopo. Scrivete 3 frasi sulla vostra vita prima dell'italiano e 3 frasi sulla vita di adesso. Se siete ancora all'inizio, immaginate il vostro dopo. Dipingtelo colorato e dettagliato. Quell'immagine vi tirerà avanti. E ricordate, ogni giorno conta, anche il giorno in cui nulla funziona, fa parte della storia. Una frase breve per chiudere questo capitolo. L'italiano ha illuminato la mia vita. Per me, l'italiano mi ha trasformata da spettatrice a protagonista. Parole forti. Tra poco ci avviciniamo alla fine e riassumiamo tutto. Restate con noi. Non vediamo l'ora di concludere insieme a voi. Punto comune e riassunto. Luca, noto che torniamo sempre a un punto. L'italiano dà forza. Vero. Che sia lavoro, medico o amici, la lingua ci sostiene. E ogni progresso parte da un piccolo passo, giusto? Esatto. Una parola, una frase, una conversazione. Così nasce una vita nuova. Penso che i nostri ascoltatori ora sentano che il cammino è possibile. Sì. Noi due siamo la prova. Da zero al sorriso nella vita quotidiana. Qual era per te la chiave più importante? Routine, umorismo o coraggio? Difficile scegliere. Ma senza coraggio non si parte. La routine poi tiene acceso il motore. La vedo allo stesso modo. L'umorismo rende la strada più leggera. Dunque coraggio, routine, umorismo, il nostro accordo a 3. Bella parola, accordo a 3. Forse gli ascoltatori se lo scrivono. Ottima idea. Scheda per il successo. Il coraggio dà direzione, la routine porta passi, l'umorismo dà respiro. Suona come musica per le mie orecchie. E la musica si adatta al tuo coro. Ah, vero. Luca, mi sembra tutto completo. Chiudiamo piano piano? Sì, volentieri. La tua ultima frase era un bel ponte. Vuoi che riassuma tutto in breve? Per favore. I nostri ascoltatori amano i punti chiari. Ok, ecco il riassunto. Siamo partiti entrambi in un buco. Niente italiano, molta insicurezza. Il primo passo fu decidere di imparare. Poi venne la routine. Piccole attività quotidiane, libri, musica, dialoghi. La costanza portò a piccole vittorie. Esempio, un ordine riuscito o capire una battuta. Queste vittorie costruirono una scala. Un giorno arrivò il grande salto. Per me il colloquio in ufficio, per Giulia la visita dal medico. All'improvviso l'italiano, da ostacolo, diventò strumento. Con questo strumento si aprirono porte. Lavoro, corsi, amici, cultura, umorismo. La vita si fece colorata. Capimmo che gli errori sono normali e che il coraggio resta importante. La nostra ricetta è coraggio, routine, umorismo. Ognuno può fare questo percorso. Ogni piccola azione avvicina a libertà e gioia. Pensate alle vostre prime vittorie e festeggiatele. Così crescerete ancora. Questa è la nostra storia, in poche parole. Grazie, Lucirca, hai riassunto tutto in modo chiaro e motivante. Chiusura e saluti. Bene, cari ascoltatori, siamo alla fine di questa puntata. Sì, il tempo è volato. La conversazione è stata aperta, sincera e molto personale. Mi è piaciuto tornare con la mente all'inizio. Mi ricorda quanto siamo cresciuti. Anche per me è così. Spero che il nostro viaggio vi abbia dato coraggio. Di sicuro. Grazie per averci regalato le vostre orecchie e il vostro tempo. Sappiamo che il tempo è prezioso. Perciò siamo felici che siate rimasti con noi fino ad ora. Forse oggi avete avuto anche un piccolo momento aha. Se sì, custoditelo nel cuore.
Scrivetelo pure, una frase su carta può fare miracoli. Esatto. E se volete, scriveteci. Leggiamo ogni messaggio e apprezziamo ogni voce. Imparare insieme è semplicemente più divertente. Le vostre esperienze arricchiscono anche noi. Giulia, grazie per la bellissima chiacchierata. Le tue storie mi ispirano ogni volta. Grazie a te, Lucirca. La tua energia è contagiosa e mi motiva a crescere ancora. Mi resta solo da dire questo. Abbiate cura di voi. Restate curiosi e non perdete mai l'umorismo. Giusto. Passi piccoli portano lontano. Credete in voi e datevi tempo. Saremo felici se ascolterete anche la prossima puntata. Fino ad allora vi auguriamo tanti piccoli successi nella vita di tutti i giorni. A presto e state bene! Ciao a tutti e buona giornata.